La giustizia riparativa parte da qualcuno che, avendo attraversato l'ingiustizia e non potendo accettarla, deve mettersi in un cammino. E però la giustizia riparativa è un volto che chiama un altro con una domanda infinita, che è la domanda del perché mi hai fatto questo, ma è anche la domanda del perché ho fatto questo. La giustizia riparativa ha l'obiettivo di togliere l'identità di delinquente all'autore e l'identità di vittima alla vittima, la possibilità di recuperare una dimensione di normalità sia per la vittima che per l'autore è veramente l'obiettivo. Dopo una serie di collaborazioni precedenti è nel 2012 che il progetto è entrato a pieno regime e coinvolge Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Nucleo di prossimità della Polizia Municipale di Torino, Associazione ASAI e Cooperativa Terremondo, che è il capofila del progetto. Ogni anno coinvolgiamo 60 autori di reato minorenni. Molti dei casi sono episodi di bullismo, cyberbullismo e stalking. Prestissimo a scuola si sperimenta l'ingiustizia dentro e fuori dalla scuola e forse la scuola ha bisogno di interrogarsi sul suo modo di fare giustizia, sul suo modo di avvicinare il tema della giustizia, sul suo modo di educare alla giustizia. Riusciamo a far emergere delle situazioni di maltrattamento, di abuso nelle classi, facendo degli interventi alla presenza di tutti i ragazzi della classe. I bambini e i ragazzi che vivono questo disagio riescono a raccontarlo e a raccontarcelo. L'idea che ci possa essere una forza di polizia che non sia interpretata come mera repressione, possa essere vicina alla cittadinanza e possa risolvere in qualche maniera dei problemi. La maggior parte dei casi, ragazzi che sono denunciati per fatti di reato non sono delinquenti, quindi non hanno assunto una identità deviante ed è molto importante che non siamo noi ad attribuirgliela. Il problema forse era che alla fine vieni ferito dentro, ti credi impotente di fronte alla violenza di ragazzi più grandi di te e che sono più di te, che continuano ad insultarti e tu non hai la possibilità di difenderti né esteriormente né interiormente perché sei già debole dentro. So di aver sbagliato, che ora che ci penso magari non a tutti certe cose la prendono sul ridere. Gli chiederei scusa anche, gli direi se perché lui ha abbandonato poi la scuola, gli chiederei anche se vuole di poter ritornare, anche perché da quanto ho capito a lui piaceva. Una volta che c'è una parziale consapevolezza del reato, almeno iniziale, e il ragazzo ha accettato di far parte del progetto di giustizia riparativa, entra in gioco l'ASAI. Avviene un incontro da noi in ASAI con gli educatori e gli agenti della polizia locale, la famiglia e il ragazzo. A quel punto si costruisce insieme un patto, parte il percorso. Il ragazzo ha la possibilità di non ricevere quindi una punizione, ma avere un ruolo attivo rispetto al proprio cambiamento e rispetto alla propria assunzione di responsabilità. Si tira sulle maniche e ha un impegno, quindi un ritmo settimanale in cui aiuta noi educatori nelle attività con i ragazzi più piccoli. All'inizio pensavo che palle, sono qui, ho fatto una cavolata, devo stare qui e menarmela. Poi ho pensato, ma proviamo a vederla in modo diverso. Allora ho iniziato ad andare lì con più voglia, mi ero affezionato a un bambino, quindi è iniziato a crearsi un legame nei confronti dei ragazzi e quindi si è entrati lì pensando, adesso sono qui, devo dare una mano a questi ragazzini perché comunque oltre per lo sbaglio che ho fatto, vedo che comunque io sto diventando utile per loro, sto diventando un punto di riferimento ogni tanto e quindi perché no? Non devo farlo solo per me ma anche per loro. I ragazzi da noi fanno tutti un
un percorso di sostegno scolastico o animazione con dei bambini più piccoli. Sentiamo anche un po' loro che cosa sanno fare, se hanno delle passioni, se sanno suonare la chitarra, se fanno rap, se ad esempio c'è qualcuno che è capace, è capace di fare bene l'arbitro di calcio. Ecco, questa potrebbe essere una potenzialità che possiamo utilizzare. Cioè anche i ragazzi cambiano, gli sguardi cambiano, la gestualità cambia, il modo stesso di porsi nei confronti reciproci degli altri, ma anche nei nostri confronti. Come tu dicevi una volta, no, di quella ragazza che si faceva la domanda di perché proprio a lei, che aveva fatto determinate cose e che aveva quindi un'immagine pessima di sé, gli si potesse chiedere di assumere delle responsabilità positive. E poi nel momento in cui scopriva di esserne in qualche modo in grado, c'era lo stupore della scoperta. A quel punto il progresso educativo continua, culmina con una relazione che noi educatori facciamo sul percorso del ragazzo e inviamo alla polizia locale. Relazione che verrà letta anche nel tavolo di ricomposizione, che è l'ultimo momento, il momento finale, ma in realtà centrale dal punto di vista concettuale dell'intero percorso. Ed è proprio il momento in cui c'è l'incontro tra vittima, offensore, polizia locale che fa da mediatore dell'incontro, tutti gli adulti coinvolti direttamente o indirettamente in quei fatti. In quel momento c'è la possibilità per tutti di parlare, di esprimersi, di dire la propria. Sbagliando, come ho detto io, bisogna essere sinceri e dire ho sbagliato, pazienza, non tanto pazienza perché comunque l'altra persona ci sta male, ma almeno prendersi le proprie responsabilità e metterci la faccia, no? Credo che sia giusto e corretto dare una seconda possibilità alle altre persone che hanno capito che hanno sbagliato, e mi è capitato anche a me, è andata benissimo così.